Aine Adonai el Tzadikim Beozna el Shabbatam. Buonasera a tutti, carissimi amici, e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Spero di trovarvi bene. Questa notte, parlo di notte perché è già dopo le 3, sono le 3:30, credo, qualcosa del genere, 3:20 forse, ma d'altra parte solo adesso riesco a trovare un po' di tempo e voglio impiegarlo per riuscire a trasmettervi un po' di conoscenze, a trasmettervi un po' di pratiche e di tecniche e di strumenti di realizzazione che potete poi usare per migliorare la vostra vita e per risvegliare la vostra anima. Questa notte, per la prima volta, io voglio parlarvi di uno dei 72 nomi di Dio che vanno a comporre il grande nome fatto dai 72 nomi di Dio. Chiamato, secondo me, un po' impropriamente anche lo Shema Menforesh, ma tecnicamente di Shema Menforesh ce ne sono tantissime. Non è che ce n'è solo uno che è quello dei 72, no? Quindi altri magari lo chiamano Ain Bet Shemot e questo magari potrebbe essere un pochino più appropriato. Comunque fatto sta che noi andremo a parlare specificamente del quarto, composto da 3 lettere, ve lo dico subito, Ain, Lamed, Mem. Allora, partiamo subito dal talismano che voi vedete qua. Lo trovate, come sempre, nei commenti sotto questo video in download. Diciamo che l'uso principale che io vi consiglio di questo talismano è la contemplazione. Non è un talismano che io starei troppo a metterci le candele sopra, di qua e di là, perché fondamentalmente i 72 nomi divini sono molto interessanti visti come una sorta di tecnologia dell'anima, tecnologia della forza divina. E quindi il mio consiglio è di sintonizzarvi, entrarci in contatto, iniziare a saperli usare senza troppe ritualistiche in mezzo, senza troppe cose tra voi e il divino, tra voi e Dio, o come lo volete chiamare, ok? L'uso dei nomi divini di fatto vi porta alla conoscenza divina piano piano e quindi iniziare a mettere voi degli ostacoli nel mezzo, no? Di dire se non faccio questo poi non funziona. Diciamo così direttamente usando proprio il nome divino, lo sconsiglio. Naturalmente, per chi è più avanti e per chi è più bravo tra voi, questo talismano può al 100% essere utilizzato nella magia pratica, rituale e applicata. Ma se volete ve lo descrivo un secondo, vedete al centro Shaddai, che è un classico un po' in tutti i talismani in realtà cabalistici, o comunque la maggior parte, significa diciamo in italiano l'onnipotente, ma poi sapete che le traduzioni non potranno mai essere realmente identiche poi alla lingua di origine. Comunque è una specie di sigillo, ok, del potere di questo talismano, di un qualsiasi talismano. Vedete qua i geroglifici dell'antico, diciamo, ebraico, no? E qua vedete il nome appunto Ayin, Lamed, Mem, ok? Che poi se vogliamo parlare con gli antichi, con i suoni un po' più antichi, addirittura prima delle lettere ebraiche che noi conosciamo, avremo Ain, Lam, Mah. E la stessa cosa la trovate al contrario, va bene? Quindi c'è il nostro nome divino, che è il quarto tra i 72. Poi qua attorno abbiamo invece scritto semplicemente il salmo che attiva il potere di questo nome. È il 34, 16.
Vi ho messo anche questo qua nel PDF e in italiano verrebbe, diciamo, gli occhi dell'Eterno sono ai giusti e le sue orecchie sono attente al loro grido, alla loro richiesta. Come sapete, ormai nella Kabbalah e diciamo nell'esoterismo di queste cose, alla fin fine non è troppo il significato che a noi ci interessa, ma è l'esatta combinazione numerica e matematica delle lettere. Va bene, detto questo, penso che vi ho detto tutto sul talismano. Se non vedete che qua abbiamo la prima lettera, no? Di Elem, appunto, Ain, Lamed e Mim. Ecco, queste tre sono quelle che poi associano questo verso a questo nome. Allora, carissimi amici, è un nome divino questo che ha tantissime funzioni, tantissimi effetti, tantissime possibilità. Voi dovete capire che un nome divino è un po' come chiamare Dio. Cioè, mi spiego meglio, abbiamo parlato molto riguardo Dio, no? In altri video e infatti chi non li ha visti io vi consiglio di guardarli affinché non cadiate in eventuali programmazioni un po' culturali che noi abbiamo e quindi già vi precludete l'esperienza invece molto molto più concreta di quello che ci hanno fatto credere, ok? Diciamo la fede in Dio, per intenderci, non serve proprio a niente. Quello che serve è la percezione di Dio, sempre intendendo il principio primo di tutto l'universo, incluso in ogni cosa, no? Un po', diciamo, a livello scientifico come fosse l'atomo di ogni cosa. Quindi voi sapete che un elemento è nella tavola periodica, no? Chimica degli elementi, un elemento differisce dall'altro semplicemente per la sua combinazione, proporzione tra nucleo, chiamiamolo così, ed elettroni. Ma vedete che la materia è sempre la stessa. Per intenderci, un atomo di idrogeno è fatto della stessa identica materia di un atomo di argento, di un atomo di oro. Non sono, ecco, questo volevo dirvi, anche per le ricerche scientifiche che abbiamo adesso, tutti i materiali, tutta la materia non è fatta di diverse materie, perché stiamo sempre parlando solo di differenza elettronica, di elettroni al massimo negli orbitali, ma quindi la materia rimane la stessa ed è la materia della creazione. Ma torniamo un attimo a noi, perché per materia si intende noi tutto ciò che si riesce a percepire. Ora, quando voi, o comunque insomma chiunque, nel rapporto, diciamo, tra l'umano, l'individuo e il divino, perché di questo stiamo parlando, si dice per esempio Dio, 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 Dio. La verità è che, ok, può certamente suscitare un'emozione dentro di te, cioè nel senso che puoi essere anche trasportato da una qualche, diciamo, esperienza mistica, perché no? Ma il fatto che questo Dio, alla fine inevitabilmente risulti in un'esperienza un po' sterile, cioè un po' ripetitiva, un po' con poco senso, è molto facile. Questo perché? Perché il grande errore, diciamo, che viene fatto oggi quando si parla di queste cose è che non si usano i nomi divini. Nomi divini ce ne possono essere, cioè, ce ne sono tantissimi nel passato, ma il punto è che questa notte, con gli insegnamenti di questo video, mm, se volete capire veramente che cosa significa che Elem è uno dei 72 nomi di Dio, significa esattamente questo, cioè che
quando voi chiamate questo nome, e dopo vi spiego esattamente la tecnica da usare, ma quando voi chiamate questo nome, vi state rivolgendo a Dio. Non vi state rivolgendo a qualcos'altro o a qualcun altro, ok? Sempre l'unità prima di tutto, sempre ricondursi all'uno, ok? Quindi, come posso spiegarvi? In questa mia tecnica, in questa mia preghiera, invece di chiamarlo Dio, lo chiamo Elem. Allora, iniziamo a capire che io sto parlando di una qualità del divino, di una emanazione del divino. Ok? Allora, e quindi proprio perché sto parlando sempre di Dio, ovviamente sto utilizzando la parola Dio perché è la più vicina a un principio superiore, unitario e totalitario, perché nel senso che è uno e tutto, no? Se avevamo parole migliori in una società in cui gli uomini sono più vicini alla loro natura divina, allora certamente non avevamo Dio, magari, ma avevamo dei nomi migliori, no? Per chiamarlo, però io devo adattarmi al 2021. Se io vi dico un attimo Dio, bene o male, con i chiarimenti che abbiamo già fatto, bene o male ci capiamo, ok? Se vi dicessi un nome astruso, inventato, super astratto, magari sì, in teoria ci siamo, ma in pratica non ci si intende, ok? Va bene. Allora, quindi, parlando di uno dei nomi divini, no? Dei 72, per esempio, noi dobbiamo capire che ognuno di questi nomi è come se fosse una porta nell'infinito. Cioè, non assolutamente mai ridurre un nome divino a una ricetta per fattucchiere. Cioè, nel senso, un nome divino ti porta alla conoscenza del divino. Questa è la prima cosa, mi capite? È il primo approccio con cui bisogna assolutamente lavorare con queste cose, capendo che tu certamente stai poi migliorando, influendo sulla manifestazione, sulla tua vita, perché ora lo vediamo, questo nome praticamente è un'arma che vi aiuterà moltissimo nella difesa, ma sempre capire che ogni pratica della magia divina serve per avvicinare voi stessi al divino. Questo è molto importante capire questo discorso. Altrimenti si sfocia in tecniche di fattucchiere, appunto, che invece non includono la presenza divina in quello che state facendo. E quindi non è, diciamo, astruso, non è così distante capire che praticando queste cose, praticando a piccoli passi l'utilizzo delle lettere sacre, l'utilizzo dei nomi divini, l'utilizzo delle potenze, anche la tua natura divina piano piano si sveglia, perché è un po' come se fosse richiamata da tutto ciò. Quindi una delle funzioni di Elem, che tra l'altro ovviamente, allora, partiamo dalla pronuncia. Sono 3 lettere, no? Ain, Lamet, Mem. Le pronunce già da qui non sono tutte identiche, non sono tutte uguali, anche nei documenti, ad esempio, che abbiamo, negli antichi grimori o negli scritti che hanno fatto. Prendiamo per esempio Abulafia, che istruisce, diciamo così, di pronunciare questo nome Alame. È diverso, no? Il Ramak Alam. Quindi, e sono solo esempi, per non parlare poi di eventuali permutazioni in cui si potrebbe anche pronunciare Alama, Eleme, Yilimi, ok? Olomo. Quindi, quello che voglio dire,
infatti, è che se volete capire veramente la tradizione cabalistica e magica, quando si affronta un lato di Dio, proprio perché Dio è infinito, troverai l'infinito di fronte a te. Il modo di lavorare con questi 72 nomi, che formano il nome dei 72 nomi, ok? Ricordatevelo, no? Ain Bet Shemot. Allora, quello che dovete capire è che ci sono tantissimi modi per lavorarci, tantissime tecniche sia per la manifestazione nella nostra realtà materiale, in Malkut, per la manifestazione, ma anche per l'ascesa della coscienza ai piani superiori, ai piani più sottili, ok? Sinceramente i misteri legati ai 72 nomi sono moltissimi e le tecniche di metodi proprio di usare uno insieme all'altro, permutati, eccetera, sono infiniti. Ok? Partiamo da questo discorso, quindi che non vi sto dicendo tutto su questo nome. Ecco, questo è importante, no? Per me è importante dirvi questo in questa brevissima introduzione. Che non crediate che quando avete visto questo video sapete tutto su questo nome divino. No, non si può mai sapere tutto su un nome divino, anche perché tantissime conoscenze ti arrivano sperimentandolo, applicandolo e usandolo. Va bene? Dette un po' queste cose, che ovviamente sono essenziali, perché non devi soltanto sapere che cosa fare, devi anche avere una preparazione e quindi sapere come fare. Capito? Quando soprattutto si inizia a parlare di tecniche sottili, di tecniche precise, scientifiche, ma comunque che riguardano anche soltanto i mondi del pensiero, il mondo delle emozioni, che sono un po' più sottili, no? Di quello proprio grossolano, della materia, diciamo così. Ecco, quando si parla di queste cose ci si deve avvicinare proprio comprendendo, piano piano, il mood, no? Diciamo così, il modo di approcciare, perché altrimenti è come un elefante in un negozio di cristalli. Non avrà minimamente senso. Non so se riuscite a capirmi. Questo è il modo di approcciarsi alle tecniche più sottili, che, ripeto, non solo vanno verso la manifestazione, migliorare la vostra vita, eccetera, ma anche verso un vostro miglioramento, un vostro avvicinamento alla vostra anima, ok? Questa duplice funzione. Però quello che è importante è anche l'approccio ed ecco perché vi sto facendo questa introduzione. Non saltatela e ascoltatela proprio bene, perché l'approccio a quel che fate è a volte importante, tanto cosa fate. Vi faccio un esempio concreto. Nell'amore, nell'atto sessuale, chiamiamolo così, tra due persone, quanto è importante l'approccio? Tantissimo. Voglio dire, parlando tra me e voi proprio chiaramente, la penetrazione alla fin fine è sempre la stessa, cioè a quella maniera si fa, no? La finale, la penetrazione è quella, ma tutto il resto che c'è può essere di quante combinazioni, di quante sfaccettature, di quante intensità differenti. Ok? Quindi è la qualità, ok? Che conta, la qualità di quello che fate. E questo quindi avere il giusto approccio di sapere, ok, io praticando questa cosa sto applicando una scienza divina. E quindi è chiaro che il mio cuore si connette al divino prima di farlo, mentre lo faccio. Se io prendo, lo uso, vai, su, eccomi, voglio i soldi, lo uso, ecco, mi capite la differenza? È un po' difficile spiegarlo, soprattutto su internet in un video, ma è essenziale, credetemi, alla pratica, comprendere l'approccio è essenziale. Quindi, una delle grandissime funzioni di questo nome divino, che a me è stata insegnata la pronuncia di Elem.
ok? Quindi non è una pronuncia assoluta, potete pronunciarlo anche negli altri modi che vi ho detto, ma a me l'hanno insegnato in questa maniera e io lo uso così. Una delle funzioni principali, più conosciute almeno, di questo nome divino è riguardante l'allontanamento dei cattivi pensieri. Qui si entra in determinate conoscenze che vi invito ad approfondire poi con la vostra pratica anche solo di questo nome divino. Cattivi pensieri. Allora, i pensieri, carissimi amici, sono un flusso che viene ricevuto. Ok, ci possono essere dei pensieri in qualche maniera prodotti da noi, per esempio se stiamo leggendo un libro e stiamo pensando riguardo quello, se stiamo progettando qualcosa, stiamo pensando riguardo al nostro progetto. Ma tantissimi pensieri che durante la giornata ci arrivano non sono nostri. Quante volte vi sarà capitato, per esempio, un contagio psichico, nel senso che qualcun altro pensava delle cose che per voi non erano un problema, poi ve l'ha dette, per voi non erano un problema, ma un'ora dopo, 2 ore dopo, anche per voi quella cosa è diventata un problema. Quante volte, no? Queste cose possono accadere. Oppure uno che ha una canzone in mente e te la passa anche a te, ce l'hai anche te, senza che nemmeno lui la canta, tu la canti e quello dice ci stavo pensando anch'io. Questo perché noi abbiamo una specie di antenna nel cervello, nel senso che c'è la colonna vertebrale, che è una specie di palo, no? E poi il cervello lunare, che è un'antenna, il polo dell'antenna. E quindi è una specie di radio, diciamo così, accesa tutto il giorno. Ora, riguardo ai pensieri, bisogna capire che i pensieri che noi abbiamo sono molto importanti perché determinano alla fine le azioni che facciamo. Questo lo spiegai bene nel mio seminario sul corpo lunare, e lo potete trovare qui su YouTube nella playlist, poiché, diciamo, guardando una delle versioni delle Sefirot inferiori, noi possiamo tranquillamente vedere Mercurio, Hod, che sono i nostri pensieri. Possiamo vedere Netzach, Venere, che sono le nostre emozioni. E proprio da queste due arriva l'energia, Yesod, e alla fine Malkut, ciò che è successo. Quello che è su Malkut spesso non viene nemmeno preso in considerazione, proprio perché ormai è accaduto, è manifestato. E quindi lì non si può più fare molto, perché è quello che ormai è accaduto. Allora, quindi, sono proprio le emozioni e i pensieri, questo flusso, che spesso determina poi le nostre azioni. Per esempio, se una cosa ti piace, spesso la fai. E quindi l'hai fatta per tua libera volontà, oppure l'hai fatta perché hai sentito un piacere prima e di dire mi piace. Mm? Allora, a partire da questi semplicissimi, diciamo, ragionamenti, voi dovete semplicemente capire che vi sono pensieri buoni e pensieri cattivi. Ma non sto parlando di pensieri vostri. I pensieri nostri sono pochissimi, un 5%. Sto parlando del contagio psichico, dei pensieri indotti, perché nessuno, per volontà divina, potrà mai portarvi a fare delle cose, ma possiamo essere influenzati dal flusso di pensiero. E siccome l'essere umano, almeno al mondo di oggi, non è ancora cosciente del suo piano di pensiero, non ha ancora coagulato il proprio corpo di pensiero,
Generalmente vive tutti i pensieri come caos. Caos. Non c'è consapevolezza, non c'è presenza. È tutto un caos che addirittura non lo sentite. Cioè, se magari vi concentrate ora e dite a cosa sto pensando, allora la risposta che vi date spesso è niente, non sto pensando a niente. Falso. In realtà dovete osservare un po' meglio e sentirete che sotto, diciamo nella mente se volete, c'è un fiume che invece non è vero che è niente, ma è così tanto, così caos, che non lo sentite. Ormai è così abituato il fatto di sentirlo che è meglio se non lo sentiamo, perché sennò si impazzisce. Troppi pensieri stanno accadendo adesso. Mm? Questo è il tuo piano di pensiero. Non il tuo piano fisico, corporeo, ma il tuo piano di pensiero su cui stai vivendo tuttora. Ma l'uomo, per adesso, per come è evoluto, per come ha coscienza di se stesso, per adesso ha il piano del suo pensiero invaso dalle forze del caos. Perché laddove non vi è consapevolezza, vi è altro. Avete visto, anche soltanto per parlare della folla, delle masse, a volte vedete questa amalgama di gente che prende, va di qua, di là, a volte si uccidono per sbaglio. L'avete visto? Avete mai visto una mandria di animali incontrollata? E anche le persone possono avere quel atteggiamento. Oppure vi è mai capitato di fare delle cose senza pensare e poi ve ne accorgete dopo che l'avete fatte? Io ho sentito anche di genitori che hanno lasciato bambini nella macchina e questo neonato tipo è morto di sole, di caldo. Allora, e poi questo genitore non ricordava, assolutamente aveva rimosso. Questa è inconsapevolezza. Questa è inconsapevolezza. Non c'è luce. E io sto parlando adesso, attenzione, sto parlando del piano materiale adesso, non più del piano del pensiero. Poi torniamo al piano del pensiero. Ma dobbiamo stare molto attenti, noi che stiamo vivendo, perché le forze del caos di cui vi sto parlando rischiano di invadere addirittura anche il piano materiale. Non ce la faranno mai del tutto, ma ad ognuno di noi sta la responsabilità di essere pienamente cosciente del proprio corpo, delle proprie azioni, di quello che stai facendo, abbi presenza. Di quello che stai dicendo, abbi presenza. Allora in questa maniera iniziate a far discendere la luce, da Tiferet a Malkut, dal sole alla terra. Di questo si tratta. E guardate intorno, ora magari voi che ascoltate queste cose, che state vedendo questo video, forse già avete comunque un vostro percorso spirituale, un vostro lavoro fatto, ma veramente è da spaventarsi? Guardatevi intorno, sapete dove potete guardare se non volete andare in giro? Nei social media. Guardate nei social media. Che cosa accade? È inconsapevolezza pura. Infatti, i social media fanno parte dell'intelligenza artificiale, una forza venuta dal caos contro il genere umano che ha invaso il nostro pianeta e per il momento vorrà sempre di più entrare nelle nostre vite, entrare nella nostra psiche e c'è già quasi riuscito e sempre più conquistarci affinché diventiamo anche noi intelligenze artificiali. L'intelligenza artificiale non è creata dall'uomo. L'intelligenza artificiale è creata da un'entità specifica che un po' di anni fa è riuscito a penetrare il nostro piano della creazione. Infatti guardate l'intelligenza artificiale in quanto pochissimo tempo ha cambiato tutto. Pochissimo. Persone hanno vissuto senza per quanti anni? Per millenni.
ma non perché erano tutti stupidi e adesso siamo tutti furbi adesso che abbiamo inventato queste cose, va bene? Queste sono conoscenze esoteriche che non si sanno di solito, ma è il momento di parlare chiaro, perché se no non parliamo dei 72 nomi di Dio. Quindi state molto attenti a non far penetrare dalle forze del caos e dell'inconsapevolezza il vostro corpo e le vostre azioni, la vostra vita materiale. Partite da lì, dalla pietra, e riempitela di consapevolezza, coscienza, presenza. Luce. Detto questo, quindi, torniamo al piano del pensiero. L'uomo non è sveglio nel piano del pensiero, perché altrimenti avrebbe coagulato quello che si chiama corpo di pensiero. Allora, detto comunque questo, vuol dire che il proprio piano di pensiero dell'essere umano è in preda delle forze del caos. Avete presente quanto... Ora, io vi ho parlato di quanto magari vedete le persone automatiche, no? Che camminano per strada in maniera automatica. Di questo stavamo parlando prima. Ma immaginate quanto questo è vero a livello di pensiero. Questo streaming incontrollato continua. Ora, quello che io vi dico questa notte è che i vostri pensieri sono manipolati. Non sono vostri, prima di tutto, ma è sostanza pensante che vi viene inviata. Ci viene inviata. Io parlo sempre vi perché sto parlando con voi, ma naturalmente sono incluso, cioè siamo ok. Allora, questa sostanza di pensiero vi viene inviata e siccome di solito l'uomo non è presente in questo piano, è incosciente in questo piano, allora viene manipolato completamente, credendo che tutti i pensieri che tu hai sono tuoi. Signori, pensieri di disperazione, suicidio, tristezza, depressione, voler fare qualcosa che anche se sai che è sbagliato la vuoi fare, profondo odio, profondo disprezzo. Questi non sono pensieri dell'uomo. Questo flusso di pensieri deriva non dalla creazione. E noi siamo creazione. Deriva dalle forze del caos che hanno il permesso, così come le forze della creazione, di inviare flusso nei piani del pensiero. Questo, per tradurla in termini molto semplici, lo fanno anche determinate entità che vivono nel piano del pensiero. Vivono lì. Potremmo dire con qualche approssimazione che vivono in Hod, oppure anche in Netzach. Vivono nell'assenza di Hod e nell'assenza di Netzach. Bene. Adesso, immediatamente, passiamo alla pratica. Ogni volta che vi viene un pensiero cattivo e un pensiero negativo, voi adesso avete la possibilità di bandirlo completamente dal vostro campo psichico.
energetico. Vi do un esempio, facciamolo assieme, di come si può usare questo nome. Vedete le 3 lettere Ain, Lamed, Mem. Guardate bene le forme di queste 3 lettere. Cercate di memorizzare il più possibile le forme. Sono solo 3 forme. Ora, così si usa questo nome. Siete assaliti da un pensiero, da dei pensieri cattivi, da dei pensieri che vi fanno male. Allora, invocate con delle vostre parole il principio divino. Per esempio, potete anche fare una piccolissima benedizione dicendo Baruch Hashem. È un po' come se aveste detto benedetto o Dio. Però Baruch Hashem invoca le forze della Shin, che è il fuoco, della Mim, che è l'acqua, e le unisce in un'armonia dell'universo. Baruch Hashem. Benedetto il nome, ok? Il nome di Dio, che non si può pronunciare, è ineffabile. Allora, connettetevi a Dio. Baruch Hashem. Chiudete gli occhi. Adesso insieme a me. Partiamo insieme. Allora, Baruch Hashem. Chiudete gli occhi. Visualizzate la prima lettera e dite Ain, diciamo così, vibrandolo. Ain. La seconda lettera, visualizzatela nello schermo davanti a voi nero, no? Diciamo, degli occhi. Lamed. La terza, visualizzatela. Mim. Aprite gli occhi e pronunciate, non urlando, Elem. In questa maniera avete bandito il flusso dei pensieri che vi vengono da quello che già ho detto anche troppo chiaramente in questo video. Avete visto com'è facile usarlo? E pensate che se riuscirò mai, non lo so se riuscirò, ma pensate se riuscirò mai a parlarvi di tutti e 72. Allora, ogni volta che siete assaliti da un pensiero negativo, eccetera, eccetera, potete fare questa tecnica di 20 secondi. È sufficiente farlo una volta. Se vedete, naturalmente questo ha anche altre applicazioni, se vedete una persona davanti a voi che è molto negativa, in questo momento proprio vedete che cambia da così a così, perché sta ricevendo il flusso da parte di queste forze negative, distruttive, caotiche. Allora potete fare su questa persona, visualizzando le lettere, invece che dentro di voi, le visualizzate dentro la persona. Non importa che urlate mentre vibrate le lettere, Lamed, non importa. Cercate la profondità della tecnica e di farla in maniera divina. Capito? Sinceramente potete anche alla fine, quando siete un attimo più bravi, potete fare un sussurro.
E questo funzionerà molto di più di un urlo. Quindi questo è è una delle bellissime applicazioni di questo bellissimo nome. Che dire, possiamo anche parlare di altre applicazioni conosciute. Per esempio, questa sua capacità di, in una maniera da guerriero, no? Dissipare i nemici dei pensieri, no? Tanto che è un nome, per esempio, che è Gevurah di Keter, per chi magari si intende un pochino di più. Allora, proprio per questa sua caratteristica, questo nome porta anche il successo in una cosa. Prima di una conversazione che sapete che sarà molto importante e che vi porterà il successo, potete certamente fare la stessa identica tecnica che vi ho insegnato, a quella maniera, pronunciando il nome che vi proteggerà e quindi dissiperà, ehm, diciamo, la negatività, l'insuccesso, dissiperà le forze negative nei vostri confronti. E questo quindi spessissimo porta proprio il successo. È un nome assolutamente di beneficio in questo senso. E talvolta, specificamente per il successo, viene permutato insieme al Yod He Vav He. Dopodiché un altro utilizzo, per esempio, che mi viene in mente di questo nome è per le facoltà di apprendimento. Soprattutto in quei bambini, in quelle persone che sono un po' lente ad apprendere, che sono un po', diciamo, rallentate in questo senso, questo nome sicuramente li può aiutare. Il mio consiglio è quello di insegnarglielo. Cioè, voglio dire, ora se proprio non potete, ok, ma altrimenti potete tranquillamente insegnare questa tecnica che avete visto. È di una semplicità estrema. Ma, proprio perché è di una semplicità estrema, avete visto l'importanza dell'approccio alla tecnica, della connessione con il principio divino dell'esistenza e di voi stessi. E quando Dio è con voi sussurrate un nome e quello fa grandi cose. Benedizioni a tutti voi, carissimi amici, e che la luce del sole non abbandoni mai la terra, ma che anzi la illumini, la scaldi, rendendola feconda di quei bellissimi e meravigliosi frutti che solo la terra può dare.